E salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. È arrivato il giorno di Wrestle Dynasty, signori 2, la nostra seconda edizione di questo fantastico show a 5 federazioni, ragazzi. New Japan Pro Wrestling, nominata per prima perché siamo al Tokyo Dome, signori. WWE, AEW, CMLL e Ring of Honor, ragazzi. Vedremo tantissimi incontri interbrand, cioè tra wrestler di diverse federazioni, tanti titoli in palio, ragazzi. Sarà, ve lo dico io, proprio come l'edizione dell'anno scorso, decisamente esplosiva, signori. E iniziamo subito. A differenza dell'anno scorso, dove c'era la Stardom, questa volta ci sarà la Ring of Honor. Ovviamente la Stardom partecipa a pieno filo in questo momento nella nostra Universe Mode con la New Japan Pro Wrestling. Sono diventate praticamente la solita federazione gemella e quindi comunque la rappresentazione giapponese è forte. Signori, buona visione e iniziamo subito con l'opener. Titolo femminile della Ring of Honor in palio, Julia Hart, che oggi rappresenta la Ring of Honor, contro Momo Watanabe dalla New Japan Pro Wrestling. E iniziamo subito, signori, in questa fantastica cornice che è il Tokyo Dome per Wrestle Dynasty. Ci siamo, ragazzi, proprio nel cuore del leggendario Tokyo Dome, uno dei templi del wrestling professionistico, signori. E allora, come abbiamo detto, questo opener vedrà il titolo della Ring of Honor femminile in palio, ragazzi. Momo Watanabe a caccia del titolo contro Julia Hart, ragazzi. Eccola qui, proprio Momo Watanabe dalla New Japan Pro Wrestling. Come ho detto, vedremo tanti incontri tra wrestler di federazioni diverse, titoli in palio comunque di varie federazioni, come appunto oggi una Momo Watanabe che ha la possibilità di portarsi in Giappone il titolo della Ring of Honor. Ora vedremo, carichissima Momo Watanabe, molto tifata, ovviamente siamo quasi a casa sua quest'oggi, qui al Tokyo Dome, ovviamente di Tokyo in Giappone, e Momo Watanabe è prontissima. Ed ecco qui anche l'ingresso della campionessa della Ring of Honor, Julia Hart, ragazzi. È pronta a fare il suo ingresso in questo opener di Wrestle Dynasty pay per view a 5 federazioni, signori. La nostra seconda edizione dopo quella dell'anno scorso, che vi consiglio di andare a recuperare. Se non l'avete vista, la trovate nella playlist Best of 2024-2025, che è la playlist dedicata a tutti i pay per view, tutte le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate settimanali tra Raw, SmackDown, Dynamite e Collision della scorsa appunto stagione. Non da confondere ovviamente con la playlist 2025-2026, che è quella della stagione attualmente in corso, dove ancora trovate assolutamente tutte le puntate settimanali, a differenza della Best, che ho fatto una selezione delle migliori, lasciando però, come dicevo prima, tutti i preview, tutte le puntate settimanali. Ma adesso bando alle ciance, perché abbiamo un Wrestle Dynasty 2 da commentare e da goderci insieme, signori. Julia Hart ha terminato il suo ingresso, la campionessa della Ring of Honor, e allora avremo un opener che promette di elettrizzare. Ecco la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo appunto della Ring of Honor. Ricordiamoci al Tokyo Dome qui. Eccola qui Momo Watanabe. And her opponent from Champlin, Minnesota, the Ring of Honor Women's
Guarda la cintura Julia Hart. Ecco qui il direttore di gara a vedere la cintura Momo Watanabe, alza la cintura al cielo. Allora questo match è valido per il titolo femminile della Ring of Honor. Può iniziare. Julia Hart difende dall'assalto di Momo Watanabe. La Julia Hart che nell'ultima puntata di AEW Dynamite ha sorriso sconfiggendo sia Chelsea Green che Sorruka in un 3-way match. Julia Hart che sarà impegnata nel prossimo pay per view della All Elite Wrestling insieme a Sky Blue in un 3-way match per i titoli femminili di coppia della All Elite Wrestling. Ovviamente un match che comprenderà anche Chelsea Green e Piper Niven e le attuali campionesse Anna Jay e Sol Ruka. Tuttavia oggi siamo qui al Tokyo Dome in una delle mecche del pro wrestling e dobbiamo commentare Julia Hart contro Momo Watanabe, signori. Iniziato molto bene Momo Watanabe. La posta in palio è ghiotta per lei che viene dalla New Japan Pro Wrestling. Attenzione, presa di sottomissione di Julia Hart, ma Momo in qualche maniera riesce a liberarsi in maniera molto efficace. La porta verso l'angolo. Giulia dice no, però attenzione. Prova lo schienamento Julia Hart. No, solo uno. Serve un'offensiva più efficace. Attenzione, standing moonsault di Julia Hart. Serie di calcioni al petto e poi slebona in testa, ragazzi. Difficoltà per la campionessa in carica della Ring of Honor. Julia Hart sta subendo molto in questo momento dell'incontro le iniziative di Momo Watanabe, ricordiamolo, dalla New Japan Pro Wrestling, in questo pay per view a 5 federazioni che presenterà la maggior parte degli incontri interbrand, a partire dal grande main event dove Jon Moxley se la vedrà contro The Great Muta Keiji Muto, il grande Great Muta, in un Iron Man match senza squalifiche, dove saranno in palio i due titoli più importanti della New Japan Pro Wrestling, quindi il titolo dei pesi massimi AWGP, e della All Elite Wrestling, ovvero il titolo mondiale appunto AEW. Attenzione, prova lo schienamento dopo questa serie di colpi Julia Hart, ma Momo dice no. Fantastica cornice davvero qui al Tokyo Dome, proprio come l'anno scorso. Anche l'anno scorso si è tenuto qui la prima edizione di Wrestle Dynasty, sempre a 5 federazioni ovviamente. Attenzione Julia Hart, forse è il momento del suo moonsault e va a segno. Fantastica esecuzione dell'Hart. 1, 2, dice di no Momo Watanabe. Pubblico apprezza con decori fight forever, fight forever. Attenzione, Momo se la carica sulle spalle, attenzione. Potrebbe essere la fine. Attenzione, potrebbe essere la fine qui. 1, 2 e Julia Hart dice no. Resiste a questa mossa Julia Hart. Attenzione, Momo Watanabe prova in maniera scorretta a togliere il cuscinetto protettivo dall'angolo. Evita però qui Julia Hart. Gli graffia la faccia, gli fa di tutto Julia Hart.
Attenzione Momo. Running knee strike. L'ha sentita questa. Attenzione ancora. 2, 1, 2. E Julia Hart c'è ancora. Bel match ragazzi, valido per il titolo femminile della Ring of Honor, con Julia Hart che oggi rappresenta appunto la Ring of Honor, seppur ovviamente a tutti gli effetti wrestler della All Elite Wrestling, proprio come Kyle Fletcher, che più avanti difenderà il titolo maschile della Ring of Honor dalla statua di mistico del CMLL, ovvero il Consejo Mundial de Lucha Libre. Attenzione, Irish Whip. Evita qui Momo. Attenzione, la prende, ma evita anche Julia Hart. Ragazzi, davvero un bel opener, un bel match d'apertura, una card costruita proprio come l'anno scorso alla giapponese. Qui c'è un po' di differenza per costruire una card alla giapponese. Parlo dell'ordine della schedule dei vari incontri, e invece parlo come sempre all'americana. Attenzione, il Moonsault, questa volta è andato a vuoto e Momo Watanabe c'è. Attenzione, l'arbitro ha rimesso il cuscinetto protettivo all'angolo. Attenzione Momo, evita Julia Hart, una mossa finale di Momo Watanabe, poi dropkick. Attenzione, serie di calcioni a colpire Julia Hart, ma Julia Hart in piedi. Attenzione, all'improvviso no selling puro qui, neckbreaker. Calcione di Julia Hart, la lancia all'angolo, la scaraventa più che altro, e poi ancora Julia Hart, la mette a terra. Attenzione, no, hanno sbagliato un pochino le misure, direi, Momo Watanabe e Julia Hart. Attenzione, Julia, neckbreaker ancora. Attenzione, Julia Hart forse vuole chiudere le pratiche, la prende, la carica, e la stringe a morte con la sua presa tipica ragazzi, e potrebbe essere la fine, ma no, attenzione, Julia Hart non ha ancora finito signori. Pecca forse un po' qui, serie di calcioni, avrebbe dovuto chiuderla subito, mai portarla avanti se possibile, ma sembra fiduciosa delle sue potenzialità Julia Hart, la campionessa della Ring of Honor. Attenzione, Julia è pronta, forse la vuol chiudere adesso. Vola Julia Hart, ma la prende al volo Momo e la schianta a terra con una body slam. Attenzione, Julia ancora vuole tenersi il titolo della Ring of Honor, vuole tornare negli Stati Uniti con quella cintura. Attenzione, Julia, potrebbe essere la fine signori. Attenzione qui, 1, 2, 3. Julia Hart sconfigge Momo Watanabe ed è ancora una volta campionessa della Ring of Honor. Here is your winner, and still the Ring of Honor Women's Champion, Julia Hart. Bella vittoria davvero per Julia Hart qui al Tokyo Dome, ancora una volta campionessa della Ring of Honor. Bella difesa contro Momo Watanabe, niente da fare per lei, non è riuscita a portare il titolo in Giappone e abbiamo avuto un bel inizio davvero di Wrestle Dynasty. E allora andiamo al prossimo incontro signori. Allora abbiamo un 3-way elimination match tra i Motor City Machine Guns, ovvero Alex Shelley e Chris Sabin, rappresentando la WWE, contro il Legado del Fantasma, Santos Escobar e Angel Garza, che rappresentano il CMLL, ok? Il Consejo Mundial de Lucha Libre,
contro Cash Wheeler e Dax Harwood, ovvero gli FTR, appunto, e che rappresentano la All Elite Wrestling. Allora ricordiamo, questo è un triple threat match tornato, quindi senza cambi, ad eliminazione. Oltre a vincere il match, cosa vince la coppia che rimane per ultima? Ebbene, avrà una title shot garantita ai titoli mondiali della propria federazione. Quindi se i Motor City Machine Gun vinceranno, avranno una shot per i titoli di coppia della WWE. Se vincono il legato, i titoli di coppia del CMLL. Se vincono gli FTR, i titoli di coppia della All Elite Wrestling, ovviamente. Quindi, spiegato tutto questo preambolo e abbiamo un po' coperto un caricamento, diciamo, un po' più lungo del solito, possiamo iniziare questo incontro, signori. Signori, eccoci qua per il secondo match di questo Wrestler Dynasty qui al Tokyo Dome di Tokyo, Giappone, ed ecco i primi che fanno il loro ingresso. Ecco qui Alex Shelley e Chris Sabin, Motor City Machine Guns dalla WWE. Tagliamo una piccola parte di ingresso per velocizzare un po' i tre ingressi. Chris Sabin e Alex Shelley sono pronti e ecco che stanno entrando appunto gli FTR, signori, Cash Wheeler e Dax Harwood dalla All Elite Wrestling. Eccoli qua, ragazzi, carichissimi loro. Cash e Dax vogliono avere un'opportunità ai titoli di coppia della All Elite Wrestling, ma per farlo dovranno vincere e approfittare di questa occasione bonus qui in questo incontro. Vincendo l'incontro eliminazione entrano per ultimi, ma non ultimi, Santos Escobar e Angel Garza, rappresentando la federazione messicana del CMLL, ragazzi. Eccoli qua. Eccoli qui, legato del fantasma, i due messicani che abbiamo già avuto modo di vedere in più di un'occasione quando abbiamo fatto gli eventi un po' misti, tipo per esempio Fantastica Mania, mi viene in mente, che abbiamo fatto CMLL e Ring of Honor, un evento speciale, ma anche altri incontri. E allora, signori, siamo pronti. Ricordiamo, chi vince avrà una title shot ai titoli di coppia garantita della propria federazione di appartenenza. E allora iniziamo, ragazzi. Motor City Machine Guns della WWE contro gli FTR della All Elite Wrestling contro il legato del fantasma del CMLL. Come sempre quando c'è un match così, diciamo, incasinato, come vedete, a più uomini, tutti all'interno del ring che si menano di brutto, sempre difficile commentare per bene, seguire tutte le azioni, quindi come sempre vi consiglio di seguire la coppia, la scena, la sequenza che più vi aggrada, e nel frattempo proverò a commentare al meglio. Dopo un bello opener, veramente bello, che ha aperto lo show, ovvero Julia Hart, che ha sconfitto Momo Watanabe ed è rimasta campionessa della Ring of Honor. Ora abbiamo questo 3-way elimination tag team match, signori. Su ring Alex Shelley, no, Chris Sabin e Dax Harwood, che io chiamo Mario, per chi lo sa.
FTR che hanno debuttato quest'anno nell'Elite Wrestling si sono subito fatti vedere come una delle migliori coppie, anche se non hanno ancora vinto i titoli di coppia, attualmente detenuti per ciò che riguarda la All Elite Wrestling da Adam Copeland e Darby Allin. Attenzione, intanto qui Francis Escobar è andato a sbattere di testa piena contro l'angolo. Il parapiglia si è andato a spostare totalmente fuori dal ring, dove le botte, le impatti e le manovre sono molto più devastanti. Ricordiamo match eliminazione, quindi vanno eliminati tutti, gli ultimi che rimangano vincano, non basta un singolo schienamento come di norma succede. Attenzione, Dax Harwood prende un tavolo, però Santos Escobar è prontissimo, continua il parapiglia fuori dal ring. Chris Sabin e Santos Escobar da una parte, Angel Garza e Mario dall'altra, Cash Wheeler e Alex Shelley. Poi però Alex Shelley è andato a rincorrere Angel Garza. Tanto sui ring adesso abbiamo Cash Wheeler e Santos Escobar. Attenzione Chris Sabin su Mario, prova lo schienamento, ma attenzione, no, scusate, su Cash Wheeler. Mario è entrato ora a interrompere lo schienamento, poi si è beccata questa testata di Santos Escobar. Chris Sabin, Santos Escobar e Cash Wheeler sono sul ring attualmente, ricordiamo schienamento su commissioni, solo sul ring possano avvenire per essere validi. Intanto Santos Escobar sanguina per cortesia di Chris Sabin. Attenzione a Cash Wheeler, prova la sharpshooter, vuol sottomettere Chris Sabin, no, niente da fare, riesce a liberarsi in qualche maniera Chris Sabin, ma Cash Wheeler gli è ancora addosso, leg drop a cadere del membro degli FTR rappresentando la All Elite Wrestling. Attenzione, un altro sharpshooter che va a segno su Chris Sabin, pericolo per lui, e cede Chris Sabin, ragazzi, cede Chris Sabin. E allora il tag team della WWE, Motor City Machine Guns, rimangano con solo un membro, Alex Shelley. Non ha potuto nulla Chris Sabin dopo la seconda sharpshooter di Cash Wheeler. Se ne ribalta questa mossa di Santos Escobar. Cash Wheeler Alex Shelley è rimasto solo, colpisce a destra, manca, ma Mario con questa DDT fuori dal ring è devastante, devo dire. Facciamo entrare un attimo un paio di contendenti sui ring, perché sennò qui si perdono assolutamente, senza dubbio. È ribaltato ribaltato. Allora Angel Garza, ok, facciamo rientrare, gli facciamo anche fare un roll up, vai. E invece attenzione, eccolo il roll up, 1, 2, niente da fare. Angel e Santos Escobar hanno il vantaggio perché sono rimasti 2 contro 1 contro Cash Wheeler. Attenzione, rientra sul ring anche Mario, buttato da Alex Shelley. Attenzione Alex Shelley, come l'ha lanciato. Attenzione, assegno la mossa su Mario. 1,
2. Niente da fare, signori, niente da fare. Se ne lo prende la sharpshooter con cui ha fatto cedere anche Chris Sabin. In pericolo Alex Shelley. E cede Alex Shelley dopo Chris Sabin in modo così Machine Gun davvero sono stati eliminati per primi tutti e due, e tutti e due da Cash Wheeler. Attenzione qui il doppio schieramento, 1, 2, oh, entrambi al 2. Attenzione, oh, cosa ha fatto Cash Wheeler? Nella furia agonistica ha colpito anche Mario. E allora ragazzi, qui rimangano il team del CMLL e il team della All Elite Wrestling, eliminati per primi il team della WWE. Ricordiamo chi vince avrà una fatto shot garantita, il titolo di coppia della propria federazione. Attenzione Santos qui, 1, ma c'è Dax Harwood. Russian leg sweep. Se ne è lanciato. Oh, Spinebuster Slam con schieramento, 1, 2 a Santos, c'è, arriva velocissimo, suplex, attenzione Mario, prende pile driver, prova lo schienamento, attenzione, 1, 2, anche il Garza all'ultimo, proprio, non ce lo immaginavamo signori, proprio all'ultimo anche il Garza. Attenzione, prende un bidone della spazzatura e poi, no, ribalta Santos e va a sbattere la testa proprio di colui che aveva brandito. Attenzione Mario, attenzione, cede anche il Garza, non riesce Santos Escobar che rimane da solo adesso. E ora ragazzi portiamo il signor Santos lì perché sennò si perdono tutto il tempo. Ok, riportiamo a loro il controllo. Bisogna intervenire ogni tanto raga, perché sennò qui si perdono. Ma guarda Cash, ma Mario è proprio scemo. Mario è proprio scemo, avevo fatto di tutto per riportarlo sul ring. Accidenta a lui. Ormai tanto, purtroppo non c'è possibilità per il messicano. Po' da fare. E ora rilasciamo il controllo. Scusate queste interferenze, ma l'avete visto. 1, 2 e 3. Vincano Cash Wheeler e Dax Harwood di FTR. E ora sono i nuovi number 1 contender ai titoli di coppia della All Elite Wrestling. Buon secondo match qui a Wrestle Dynasty. Vittoria per il team della All Elite Wrestling. E allora ragazzi, Adam Copeland e Darby Allin, i campioni della AEW, ragazzi, hanno il fiato sul collo ora con questa bella vittoria qui al Tokyo Dome contro Alex Shelley, Chris Sabin e contro Santos Escobar e anche il Garza. Ma ora andiamo al terzo incontro, uno dei due unici incontri dove abbiamo due wrestler della solita federazione contro. E infatti, come in questo caso, abbiamo Giulia contro Saya Kamitani, entrambi wrestler della All Elite Wrestling. L'altro match sarà con il titolo mondiale femminile WWE in palio, Rhea Ripley che difenderà dall'assalto di Asuka e di Kairi Sane, tutte e tre della WWE. Poi tutto il resto è come avete visto finora. E allora ragazzi, Giulia contro Saya Kamitani, una Giulia ok, scusatemi, mi si era staccato tutto, mi si era staccata la cuffia. Dicevo,
Una Giulia che contro Liv Morgan a AEW Halloween Havoc, che se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare, è stato al momento l'ultimo pay-per-view della Elite Wrestling. Ha perso contro Liv Morgan e c'era un number one contendership in palio per il titolo mondiale femminile. Dall'altra parte Saya Kamitani ha perso proprio il titolo mondiale, sempre ad Halloween Havoc, contro Becky Lynch in un match che comprendeva anche Mercedes Moné. Nell'ultimo puntata di Dynamite però Saya Kamitani ha fatto una grande vittoria contro proprio Becky Lynch The Man in un match non valido per il titolo. E ragazzi, nel frattempo, proprio perché siamo al Tokyo Dome, Giulia e Saya Kamitani si sono sfidate qui a casa loro in Giappone e allora non vediamo l'ora di goderci questo match tutto dal sapore nipponico, sebbene entrambi i wrestler della All Elite Wrestling. Carichissima Giulia, era davvero un bel po' che non si serviva in Giappone, precisamente dalla, se vi ricordate, dall'edizione scorsa precedente di Wrestler Dynasty, la prima edizione, dove Giulia perse contro Rhea Ripley all'epoca in WWE come ora in un match interbrand appunto. Ma Giulia ha fatto il suo ingresso, la Beautiful Madness, ed ora è il momento della sua avversaria, la Phoenix Queen Saya Kamitani, signori. Eccola qua. Con tutto il suo classico stile, ok? Saya Kamitani, ex campionessa femminile IWGP, quindi il titolo della New Japan Pro Wrestling, che sarà in palio più avanti nella serata. Infatti ci sarà Maika che difenderà la cintura dall'assalto di Io Sky dalla WWE. E Saya Kamitani è pronta dopo, come vi ho detto, la vittoria nell'ultima puntata di Dynamite contro Becky Lynch, sebbene in un match non valido per il titolo. A parte però ha fatto una piccola vendetta su di lei e ora vedremo tra Saya Kamitani e Giulia proprio qui a casa loro al Tokyo Dome chi sarà colei che trionferà in questo incontro, signori. Scusate qualche colpo di tosse. Anche Saya Kamitani è pronta. E allora iniziamo, signori. Giulia contro Saya Kamitani, uno degli unici due match di tutta la card dove abbiamo wrestler della solita federazione l'un l'altro. Iniziamo, ragazzi. Inizia benissimo subito Giulia. Una Giulia che l'anno scorso ha debuttato nell'Elite Wrestling, non dall'inizio della stagione, però ha fatto vedere di essere proprio una delle più forti nel roster. Infatti è arrivata a vincere sia il titolo TBS per iniziare e poi il titolo mondiale, un regno mondiale che era finito proprio contro Mariah May, se vi ricordate, mi sembra, anzi senza mi sembra, a AEW Revolution, che è stato tra l'altro l'ultimo review della All Elite Wrestling che abbiamo trasmesso nella scorsa stagione. E poi è iniziato il regno grande di Mariah May. Da quel momento lì ha avuto qualche difficoltà, ovviamente una pausa come sempre noi diamo a chi poi perde una cintura, pausa da quando è tornata, poi però sono state delle situazioni che Giulia poteva gestire molto meglio, tipo non è riuscita a qualificarsi all'Elimination Chamber di AEW Loud, altro evento, se non avete visto vi consiglio di andare a operare, trovate nella playlist di questa stagione, la 2025-2026, con le due Elimination Chamber, entrambe valide per il titolo mondiale, ovviamente una maschile e una femminile. Comunque Giulia non è riuscita a qualificarsi nell'Elimination Chamber, tra l'altro vinta dalla più presente Saya Kamitani, poi alla fine per conteggi fuori. Non è riuscita ad andare avanti nell'Open Air Tournament femminile, anche lì, e ha perso contro Liv Morgan il number one contendership match nell'ultimo
incontro in pay per view, quindi ha tutta i motivi e tutta la voglia del mondo di rifarsi. E infatti dopo questo comeback prova lo schieramento su Saya Kamitani, niente da fare. Devo dire che per il momento Giulia si sta mangiando la Kamitani. Ha provato uno sgambetto Saya, ma Giulia oggi è veramente una leonessa affamata, perché si sta mangiando la Phoenix Queen. La prova Saya in qualche maniera a rimettere il match nel giusto binario. Ribalta però Giulia ancora. Azione qui. Ancora Saya. E dice no Giulia. Azione ribalta qui Saya. Ora Saya è rientrata decisamente in partita. E lancia Giulia dentro il ring. Attenzione, toglie il cuscinetto Saya. Spinning wheel kick. Grande esecuzione della Kamitani. Attenzione, Irish whip proprio sull'angolo esposto. Ragazzi, questa fa malissimo. Capisce ora che Giulia è in grossa difficoltà. Ancora il sweep sull'angolo esposto ancora una volta, ragazzi. Dolore serio col fish in testa. Attenzione, Giulia si riprende. E back suplex. Attenzione. Presa, testa che va a sbattere contro il paletto. Intanto attenzione qui Saya. Fantastica esecuzione, signori. Prova lo schieramento ora, ma l'arbitro ecco, si stava distraendo un attimo per andare a rimettere il cuscinetto. Ha perso qualche secondo. Giulia ancora c'è. Attenzione Giulia all'improvviso, lo schieramento. 1, 2. Attenzione Saya, la carica, ma l'arbitro è distratto a rimettere a posto il cuscinetto lì. È stata una scorrettezza che ha fatto Saya all'inizio, ne ha approfittata e adesso l'ha pagata, giustamente, l'ha pagata. Sì. Non tutto è andato come previsto per Saya Kamitani. Attenzione però, dita negli occhi, scorrettissima la Phoenix Queen. Lancia Giulia. Spinning wheel kick a vuoto. Wow. Che match, ragazzi, da Saya e Giulia. Terzo il conto di Wrestling Dynasty. Dita negli occhi ancora della Kamitani. Attenzione, Northern Light Bomb, la mossa finale di Giulia. 1, 2. C'è ancora Saya Kamitani, ragazzi. Attenzione, arrivederci, a segno. Giulia trascina Saya. Attenzione Saya. Springboard, crossbody. 1, 2. No. Mamma mia, che match tra Giulia e Saya Kamitani.
L'avevo già detto. Attenzione, Giulia ribalta con questa Jawbreaker. Irish Whip ribaltata ancora. Tanto hai fatto tutto sul ring questo incontro, Ci ho fatto caso ora. Proprio tutto sul ring. Pochissimo fuori. Quasi niente. Attenzione col piede. Va a strozzare Giulia, ma poi Giulia c'è ancora. La prende. La seconda Northern Light Bomb. Potrebbe essere la fine, signori. 1, 2. No. C'è ancora la Saya Kamitani. Incredibile. Che match spallata. No, ginocchiata di Saya. Attenzione Saya. Oh, ma è andata completamente a vuoto con questo crossbody. A vuoto completamente, ragazzi. Grosso errore di Saya qui. Si è fatta prendere troppo la mano. E Saya ancora ribalta. Oh, attenzione, scambio di cortesie tra le due. Nessuna delle due vuole dare la soddisfazione all'altra di cedere. Non a casa loro. Qui a Tokyo, in Giappone. Attenzione, Irish Whip. Wow. Attenzione, arrivederci Ni. È a segno. È la fine. È la fine. 1, 2, 3. Giulia sconfigge Saya Kamitani al termine di un grande incontro qui a Wrestle Dynasty. Che vittoria, ragazzi, di Giulia. Veramente un grandissimo incontro. Come è iniziato questo Wrestle Dynasty, ragazzi? Cioè, fatemi sapere nei commenti, ma mi sta piacendo un sacco, esattamente come la prima edizione dell'anno scorso. Banda alla ciancia, però Giulia sconfigge Saya Kamitani. Grande incontro, sempre più incarreggiata Giulia. E ora andiamo al quarto incontro di questo Wrestle Dynasty, signori. WWE contro New Japan Pro Wrestling. Tetsuya Naito contro Yota Tsuji, ragazzi. Tetsuya Naito che è tornato dopo un piccolo periodo di pausa, ma veramente piccolo, e il grandissimo impatto di Naito in WWE sia nella scorsa stagione che in questa, 2 volte campione indiscusso WWE. Tra l'altro nella edizione scorsa di Wrestle Dynasty, se vi ricordate, Tetsuya Naito mise in palio proprio il suo titolo di campione mondiale WWE contro Brock Lesnar in uno degli incontri più attesi di quella prima edizione di Wrestle Dynasty. Vinse Tetsuya Naito da affare per Brock Lesnar. Adesso invece non ha un titolo alla vita, ma è qui per sfidare Yota Tsuji, una sua grande vecchia conoscenza. Tempi della New Japan Pro Wrestling, facevano parte della solita stable, i Los Ingobernables de Japón. Adesso da avversari. Eccolo qui, Mister Tranquillo, Tetsuya Naito, signori. Che lui, quanti grandi match nella sua carriera, ha lottato proprio qui al Tokyo Dome. Adesso affronterà, come ho detto prima, una sua grande conoscenza Yota Tsuji. Tuttavia, carichissimo Naito, il suo classico incedere in maniera molto lenta, con tutto il suo stile, rappresentando oggi la WWE. Uno dei più grandi wrestler del roster, perché prima appunto il palmarès. Adesso è tornato qui al Tokyo Dome dopo un anno preciso e vuol far vedere a tutti che è tornato al 100%.
Tetsuya Naito ha fatto il suo ingresso e ora è il momento dell'avversario dalla New Japan Pro Wrestling, Yota Tsuji. And his opponent from Yokohama, Japan, weighing in at 227 pounds, York Tsuji. Eccolo qui, Yota Tsuji. Un wrestler che avevo visto più di una volta impiegato in questi eventi interbrand, quando le poche volte li abbiamo fatti. Grandissimo talento, Yota Tsuji. Il primo Wrestler Dynasty, se non sbaglio, era pronto Kazuchika Okada contro di lui. Questa volta dovrà affrontare un wrestler della WWE, però Tetsuya Naito, sebbene gran conoscenza di Tsuji. E allora ragazzi, siamo pronti per questo quarto incontro di Wrestler Dynasty per preview a 5 federazioni: New Japan, WWE, AEW, CMLL e Ring of Honor. Signori, Tetsuya Naito contro Yota Tsuji qui al Tokyo Dome. Attenzione alla sleeper hold, vuole addormentarlo, ma Tsuji ribalta. Oh, testa che va a sbattere contro il paletto. Usa la potenza Yota Tsuji. Wrestler comunque di gran classe. Serie di calci su Naito. Splashone. Difficoltà per Naito. Ottimo momento per Yota Tsuji. Attenzione. Attacca Naito ora. Oh, il neckbreaker. Ora gliela sta facendo vedere lui per ripagare il periodo di dominanza di Tsuji. Così contro, attenzione ancora una volta, una Huracan Rana, ottimissima esecuzione signori. Dropkick bassa al volto. Ancora alla base del collo, attenzione, uno schienamento improvviso di Tsuji. No, neanche uno. Freschissimo ancora Naito. Attenzione Tsuji. E splashone. E poi side dive ma a vuoto. Naito intelligentemente è rientrato, ha calcolato il momento giusto in una frazione di secondo. Non ci capisce più nulla Tsuji. Oh, crossline potente. Calcione di Naito. Huracan Rana. Si rialza Naito. Ottimo ritmo. Irish Whip. Oh, neckbreaker. Rialza subito però Tsuji. Gli è addosso Naito. Ribalta Tsuji. E poi colpisce il braccio di Tetsuya Naito. Ancora attenzione. Pestone. E poi gli passa sopra sull'addome. Calcione, no, attenzione, ribalta. Serie di calci agli arti superiori di Yota Tsuji. Ribalta Tsuji. Ragazzi, non c'è un attimo di respiro in questo incontro.
Ancora una volta Huracan di Naito nel momento giusto. Probabilmente Tsuji stava prendendo la mira per una spear. Fatto German suplex bello di Naito. Lo prende ancora, niente da fare, ribalta qui Tsuji. Oh, serie di mosse schivate. Attenzione, lo prende, oddio, gli ha rubato la destino, gli ha rubato la mossa finale a Naito. Niente da fare, non si fa fregare dalla sua mossa, ma non me l'aspettavo sinceramente da Tsuji. Tuttavia gli ha rubato la destino e poi suicide dive a segno. Lo blocca Naito, lo colpisce in testa. Sulla fronte piena, l'arbitro inizia a contare. Gettato sul ring, non se lo fa ripetere più di una volta Naito. Attenzione, questo è pronto per un corkscrew. Niente da fare perché Tsuji è in piedi e allora double axe handle dalla terza corda. Naito indeciso, ma Tsuji era sturnato. Attenzione, lo getta sul ring dopo averlo sbattuto contro l'angolo. Attenzione, ribalta un tentativo di destino Naito. Attenzione, lo prende. Big boot. Irish whip. Spear. Una delle mosse finali di Yota Tsuji. 1, 2 e dice no a Naito. Che match ragazzi tra Yota Tsuji e Tetsuya Naito. Attenzione, Tsuji è pronto a volare. Oh, flying shoulder block dalla terza corda. Attenzione, Tsuji porta Naito in grosse difficoltà in questo momento dell'incontro, ma attenzione, ribalta, gli ho portato bene, lo blocca in questa headlock. Ribalta Tsuji. Oh, attenzione. Flying elbow smash. Atomic drop. E body slam a segno su Tsuji. Attenzione, Naito. È pronto. Oh, ribalta ancora un tentativo di mossa di signature move. Attenzione a Tsuji. Potrebbe essere la fine per Naito. 1, 2. Oh, c'è ancora Tetsuya Naito. Sole Tsuji. Si vanta Tsuji. Carica il pubblico. Va in corsa. Festone. E Tsuji, attenzione, è pronto per una spear. Se va a segno alla fine, signori. E non va a segno. Ribalta tutto. Naito, che match, signori, qui al Tokyo Dome. Backbreaker. E proprio lo schieramento potrebbe essere la fine davvero ora. 1, 2. No, c'è ancora Naito. Si dispera Tsuji. Ribalta ora Naito. Attenzione, lo rimette in piedi. Enziguri kick. German suplex. Rotola fuori dal ring per prendere un po' di fiato. Ma attenzione a Naito, lo abbatte qui. Mamma mia, che inizio di pay per view, ragazzi. Come dovrebbe essere, tra l'altro. Attenzione, ribalta Tsuji. Oh, testata anche. L'ha colpito, anche se la posizione non era proprio il massimo. Attenzione qui. Ancora. Devastante. La mossa di Tsuji. Poi fuori dal ring dove fa più male. Una serie di bombe che si sta prendendo Naito. Neanche Tsuji sa quanto sono efficaci. Tanto lo sono.
Mamma mia, distrutto Naito in questa sequenza. Alza le gambe questa volta Naito. Stai sul ring. Attenzione, Irish Whip, no, ribalta. Oh, a vuoto. Oh, calcio in giravolta. Spear di Yota Tsuji dal nulla. 1, 2, 3. Vince Yota Tsuji un match incredibile contro Tetsuya Naito della WWE. Che vittoria ragazzi di Yota Tsuji, sconfitto Tetsuya Naito. Al momento abbiamo una vittoria in un'ipotetica classifica di vittorie per federazione. Abbiamo una vittoria della Ring of Honor, perché Julia Hart, anche se wrestler delle W, rappresentava la Ring of Honor. Una vittoria per le W con gli FTR. E poi abbiamo appunto la vittoria per la New Japan Pro Wrestling con Yota Tsuji che ha sconfitto Tetsuya Naito, che inizia, ovvero Giulia Sakamitani non lo consideriamo perché sono due wrestler della EW. Ma ragazzi, abbiamo visto Julia Hart che sconfiggeva Momo Watanabe mantenendo il titolo femminile della Ring of Honor. Adesso tocca il titolo maschile sempre della Ring of Honor. Kyle Fletcher, la protostar, accompagnato da Don Callis, difenderà il titolo appunto della ROH, se la vogliamo nominare per sigla, contro Místico del Consejo Mundial de Lucha Libre, ragazzi. La leggenda messicana, attualmente ovviamente una grandissima icona per la lucha libre. Místico avrà una grande occasione. Vedremo se andrà a venire come Momo Watanabe dalla New Japan Pro Wrestling, che non è riuscita a vincere il titolo della Ring of Honor da Julia Hart, oppure no. Ricordiamo che Kyle Fletcher è un doppio campione, perché oltre a essere campione della Ring of Honor è anche campione AW TNT, il titolo televisivo della Ring of Honor, un grandissimo regno tra l'altro da AW TNT Champion per la protostar Kyle Fletcher. Ma bando alle ciance e iniziamo, signori. Titolo della Ring of Honor maschile in palio, signori. E ecco l'ingresso. Místico, eccolo qui, proprio lui, il fantasmagorico messicano Místico, ex Sin Cara per chi non l'ha conosciuto poi nei molti anni dopo questa identità da lui presa, ma era per tutti conosciuto come Místico, grande eroe in Messico. Occasione importantissima per il fantasmagorico Místico di portare la cintura della Ring of Honor proprio in Messico, qui al Tokyo Dome. E eccolo qui proprio la protostar Kyle Fletcher, il doppio campione AW TNT e della Ring of Honor, signori, accompagnato come maggior parte delle volte da Don Callis. Ricordiamolo, lui insieme a Konosuke Takeshita, parte della Don Callis Family, il leader tattico Don Callis, e tanti aiuti che ha dato a Kyle Fletcher per mantenere il titolo TNT. Ricordiamo che però oggi è in palio solo il titolo della Ring of Honor. Oggi rappresenta la ROH Kyle Fletcher e avanza sul ring. Scelto un abito davvero re per quest'oggi, per questo grande evento qui al Tokyo Dome. Il Kyle Fletcher, ricordiamolo, nelle puntate di Dynamite è in rivalità aperta per il titolo TNT contro Sami Zayn, the underdog of the underground, ma
Qui siamo al Tokyo Dome, qui siamo a Wrestle Dynasty e qui c'è il titolo della Ring of Honor in palio. Come la grafica non aspetta troppo a ricordarci pronti con le presentazioni. Introducing the challenger from Mexico City, Mexico, weighing in at 228 pounds, Mills Tyson! Eccolo, Mistico, prontissimo il And his messicano. opponent from Sydney, Australia, weighing in at 205 pounds, the Ring of Honor champion and the All-Star Television champion, Kyle Fletcher! Guarda la cintura, Kyle Fletcher. La cintura che ha strappato a Eddie Kingston in un match che praticamente aveva il titolo TNT venuto da Fletcher e il titolo della Ring of Honor di Eddie Kingston. Chi vinceva prendeva tutto. Un po' come il main event di stasera, ricordiamo John Moxley contro The Great Muta Keiji Muto, con i 2 titoli mondiali sia della New Japan Pro Wrestling sia della All Elite Wrestling in palio. Insomma, ha vinto Kyle Fletcher e si è portato a casa entrambe le cinture. Inizia, non si sa perché è diventato tutto blu sopra, ma va bene, c'è nel cielo. Mistico contro Kyle Fletcher. Titolo della Ring of Honor in palio. Inizia benissimo subito Kyle Fletcher. Ricordiamo fuori dal ring Don Callis sarà sempre pronto sicuramente a dare una mano a Fletcher. Ma che mosse di Mistico, ragazzi. Attenzione, la testa che fa sbattere contro il paletto. È stato molto bene Kyle Fletcher, Mistico, grossa difficoltà. Ha fatto una sequenza molto bella da vedere. Attenzione, eccone un'altra. Springboard crossbody. Rialza però Fletcher. Attenzione, Mistico, presa di sottomissione. Oh, lo prende per la mistica. La mossa di sottomissione di Mistico, tipica. Fletcher in pericolo, attenzione qui. Riesce a liberarsi in qualche maniera. Balta Fletcher. Prova lo schienamento Kyle. Uno. Solo uno. Lento qui Fletcher, infatti Mistico rientra sul ring e prova la mossa ma viene bloccata. Attenzione Kyle, lo prende con una tombstone, pile driver. Porca, che mossa che si è preso Mistico. 1, 2, niente da fare. Sì, la brainbuster tipica di Kyle Fletcher. Azione di balza qui Mistico, serie di gomitate del messicano. Lanciato fuori dal ring da Fletcher. Attenzione Fletcher, che volo, colpito in pieno il messicano con una delle tipiche manovre del Messico. Anche attenzione, ancora una volta brainbuster fuori dal ring. Qui lo sta distruggendo. L'arbitro conta. Zone Mistico. Ha perso tempo Fletcher. Il Mistico. Qui però attenzione come lo prende dopo aver parato un calcione di Mistico. In pericolo il messicano qui, potrebbe cedere. No, riesce
riesce a riprendersi, a colpire Fletcher. Ancora. Salta Kyle. Attenzione, la vuol chiudere. Vuol provare la mossa finale. Lo prende. Attenzione Thompson. Il driver ancora. Potrebbe essere la fine per... What? Throw break, ragazzi. C'era il piede sulla corda. Fortunato Mistico qui. Davvero fortunato. Attenzione, testa che fa sbattere contro il paletto. Drop kick, basso. Fletcher in piedi però. Evita il calcione. Attenzione. Lo lancia. Ribalta. Voleva proiettarlo con un belli to belli suplex, probabilmente all'indietro. Ora Mistico. Attenzione! Lo prende con la mistica! In pericolo Kyle Fletcher, potrebbe cedere! Potrebbe cedere Kyle Fletcher, la Photostar! No, riesce ancora una volta a rompere l'assedio, ma Mistico! Fantastico! Un volo lunare! 1, 2, c'è ancora Kyle Fletcher! Dice no il campione della Ring of Honor in carica. Attenzione Fletcher. Mamma che botta ha preso Mistico. Potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Vince Kyle Fletcher. Sconfitto Mistico. È ancora lui il campione della Ring of Honor. Here is your winner and still the Ring of Honor champion, Kyle Fletcher. Che vittoria per la Protostar Kyle Fletcher, che rimane ancora doppio campione sia della Ring of Honor che ovviamente il titolo che non era in palio, quello AWTNT. Ma grande vittoria per lui. Entrambi i titoli della Ring of Honor sono rimasti saldamente alla vita dei loro proprietari, Julia Hart che ha sconfitto Momo Watanabe e Kyle Fletcher che ha sconfitto Mistico proprio adesso, ragazzi. Bel match davvero, a un certo punto sembrava potevano vincere tutti e due tranquillamente proprio e niente da fare. Ma ora, ragazzi, siamo entrati nella parte della card dove abbiamo i match titolati e quindi dopo aver visto Kyle Fletcher che ha sconfitto Mistico e ha mantenuto il titolo della Ring of Honor, è ora il momento del titolo degli Stati Uniti WWE. Shinsuke Nakamura, rappresentando ovviamente la World Wrestling Entertainment, ricordiamo ha vinto il titolo degli Stati Uniti in un 3-way match che comprendeva anche Jay Styles, il campione Bobby Lashley, contro Yokozuna della New Japan Pro Wrestling. Occasione ghiotta per Yokozuna per portarsi il titolo degli Stati Uniti WWE in Giappone alla New Japan Pro Wrestling. And it is for the WWE United States Championship. E eccolo qui, Yokozuna della New Japan Pro Wrestling. È la sua ghiotta occasione di vincere il titolo degli Stati Uniti WWE da wrestler della New Japan Pro Wrestling. Grande occasione per lui. Avanza veramente un wrestler dalle importante fisicità, Yokozuna, che in giapponese diciamo Yokozuna è più un termine che sta a indicare il numero 1 nel sumo. Ecco, è più un grado Yokozuna e prende il nome. Effettivamente lui ha preso il nome da questo termine giapponese Yokozuna ed è qui pronto.
uno dei wrestler più mastodontici di questo pay per view speciale a 5 federazioni su Wrestling Dynasty. Ma è ora il momento dell'ingresso del campione degli Stati Uniti WWE, rappresentando proprio la World Wrestling Entertainment, Shinsuke Nakamura. E eccolo qui che entra con tutto il suo stile come al solito, e la cintura alla vita, ragazzi. Pubblico sempre molto partecipe durante l'ingresso di Nakamura. WWE contro New Japan Pro Wrestling. Grandissimi il periodo di Shinsuke Nakamura quando lottava in New Japan Pro Wrestling, ora lotta in America, in WWE, tuttavia torna qui al Tokyo Dome. Ricordiamo, l'anno scorso difese il titolo intercontinentale dalla SAT di LA Knight nel match WWE contro WWE. Oggi invece se la vedrà con il mastodontico Yokozuna dalla New Japan Pro Wrestling. E ora arriverà la grafica che ci ricorderà che questo match è valido per il titolo degli Stati Uniti WWE. Introducing the challenger from the land of the rising sun, weighing in at 558 pounds, Yokozuna! And his opponent from Kyoto, Japan, weighing in at 220 pounds, the WWE United States Champion, Shinsuke Nakamura! Partecipazione all'ingresso di Nakamura escluso. Sembrerebbe che oggi sono tutti per Yokozuna. Possibile, visto ovviamente la sua appartenenza alla New Japan Pro Wrestling, ovviamente. Nella ipotetica classifica di chi si è preso più punti per il momento, la WWE non è andata troppo bene, perché ricordiamo la sconfitta nel match a eliminazione che garantiva la title shot al titolo della propria federazione, e chi la vinceva, Alex Shelley e Chris Sabin hanno perso. Ha perso Tetsuya Naito, che rappresentava la WWE, contro Yota Tsuchi. Quindi comunque ci sono state due sconfitte. Certo anche la New Japan Pro Wrestling con la sconfitta di Momo Watanabe. Vedremo ora. Scusate, volevo dire, certo anche il CMLL con la sconfitta del legato del fantasma e di Mistico. Bell'inizio, devo dire. Mi sembra sfruttare meglio la rapidità Shinsuke Nakamura. Fuori dal ring Yokozuna. Vola crossbody di Nakamura. Ora però è di nuovo in piedi Yokozuna. Attenzione però, ancora Nakamura carichissimo, direi, in questo inizio. Non vuole perdere la struttura, non in Giappone, a casa sua. Seppur rappresentando la WWE, ovviamente, compagnia americana di wrestling. Tanto l'arbitro è a 6. Intima ai due atleti nell'entrare sul ring.
Che mossa di Yokozuna. Riprendo il controllo, scusatemi perché questo match non può finire per conteggio fuori, direi. Se no. Testata di Yokozuna. Ora prova lo schieramento. Niente da fare. Attenzione, prende Nakamura, niente da fare. Ragazzi, ma ribalta tante manovre Nakamura oggi. Yokozuna sta subendo parecchio. Attenzione. Prova con questa mossa, ma Yokozuna si libera. Prende. Testa che va a sbattere contro la terza corda. Oh, attenzione! Oh, ribalta Yokozuna qui. Voleva provare una Kinshasa Shinsuke Nakamura. Ma Yokozuna ora sta controllando l'incontro. Dopo un inizio non semplice. Irish Whip. Trascina. Attenzione ancora. Nakamura subisce. Attenzione. Colpisce. Già in piedi però Yokozuna. No, ribalta qui. E poi colpisce all'angolo. Prova ora lo schienamento. 1, 2. Niente da fare. Oh, che ginocchiata. Ma la mastodonte Yokozuna resiste. Tra l'altro gli ha anche fatto un inchino. Ginocchiata, colpisce il campione degli Stati Uniti. Attenzione però. Fuori dal ring dove fa più male Yokozuna, però è già in piedi. Serie di calcioni. Attenzione come lo prende con questa presa. Ricordiamo, fuori dal ring non vale cedere. Comunque Yokozuna si libera con la sua forza. Lanciato. Nakamura, Kinshasa, a segno su Yokozuna. Prova lo schienamento ora. 1, 2. Yokozuna c'è ancora. Calcione di Yokozuna. E poi lo strozza. Scorretto qui. Colpisce una spanciata. Nakamura stunnato. E Yokozuna, ragazzi, lo travolge. Attenzione, ribalta qui. Attenzione, la potenza di Nakamura. Mamma mia, a sollevare Yokozuna così. Irish Whip. Attenzione, sale sulla terza corda Nakamura, vuol provare l'attacco aereo. Elbow drop a vuoto. Lo riprende, lo sbatte. Attenzione qui, testata. È pronta la Banzai drop, la mossa finale di Yokozuna. Lo vedo già lì. Prova Yokozuna, pochi si rialzano da questa. L'ha preso in pieno. Potrebbe essere la fine. Infatti prova lo schienamento Yokozuna. 1, 2. Ma è incredibile, ragazzi, Nakamura. Cosa ha fatto Shinsuke Nakamura? Ora ribalta qui.
calcione, Irish whip all'angolo, attenzione, bella roba, bel momento di Nakamura. Ora però Yokozuna rotola fuori dal ring, aspetta, toglie il cuscinetto protettivo, attenzione, si vanta Nakamura, sente di avere un bel vantaggio in questo momento ma deve stare attento, eccolo, Kinshasa a segno, attenzione, 1, 2, 3, Nakamura ancora una volta campione degli Stati Uniti WWE, sconfitto Yokozuna. Here's your winner and still the WWE United States Champion, Shinsuke Nakamura! Vince Nakamura, ragazzi, niente da fare per Yokozuna che voleva portare il titolo degli Stati Uniti WWE in Giappone. Bella vittoria davvero, a un certo punto sembrava Yokozuna essere sulla strada giusta, ma niente da fare. Al momento tutti i titoli sono rimasti ai loro possessori, ma adesso iniziamo una bella carrellata perché ora c'è in palio il titolo International della All Elite Wrestling. Hiroshi Tanahashi dalla New Japan Pro Wrestling proverà a portare il titolo nella terra del sollevante, titolo detenuto dallo Switchblade Jay White. The following contest is scheduled for one fall and is for the All-Star International Championship. Ed eccoci qui, ragazzi, con il match valido per il titolo International della All Elite Wrestling. Jay White contro The Ace, Hiroshi Tanahashi, signori, dalla New Japan Pro Wrestling. E infatti eccolo qui, proprio lui, l'Ace, Hiroshi Tanahashi, grande leggenda della New Japan Pro Wrestling. Uno dei più grandi protagonisti del Tokyo Dome, signori. Hiroshi Tanahashi proverà oggi a strappare il titolo dalla vita di Jay White, lo Switchblade. C'è Hiroshi Tanahashi e ora manca il suo avversario di oggi, il campione international dell'All Elite Wrestling, The Switchblade Jay White. E eccolo qua, proprio lui. Jay White che ha vinto il titolo international, se vi ricordate bene, sconfiggendo
Penta Zero Miedo, che a sua volta aveva strappato il titolo da Kazuchika Okada, e ora è lui colui che ha il titolo che per importanza è il secondo più importante per la All Elite Wrestling, ed è carichissimo a difenderlo. Alza la cintura al cielo Jay White. E ragazzi, siamo pronti. Jay White contro Hiroshi Tanahashi, match valido per il titolo international dell'All Elite Wrestling. Qui al Tokyo Dome, ovviamente. From Tokyo, Japan, weighing in at 242 pounds, The Ace, Hiroshi Tanahashi. Auckland, New Zealand, weighing in at 223 pounds, the All-Star International Champion, Jay White. Sembrerebbe più sopportato Jay White oggi, stranamente, rispetto a Hiroshi Tanahashi. Con l'arbitro che mostra a Hiroshi Tanahashi la cintura della All Elite Wrestling. Al momento tutti i titoli messi in palio sono stati difesi, perché Julia Hart e Kyle Fletcher hanno mantenuto i loro titoli della Ring of Honor, sconfiggendo Momo Watanabe e Mystico. Shinsuke Nakamura ha difeso il titolo WWE degli Stati Uniti dall'asalto di Yokozuna. Vedremo cosa succederà oggi qui tra Jay White e Hiroshi Tanahashi con il titolo International in palio della All Elite Wrestling. Inizia molto bene Jay White. Attenzione, una culla improvvisa di Hiroshi Tanahashi. Mamma mia, che mossa del The Ace Tanahashi. Difficoltà per Jay White, per lo Switchblade. Prova a svitargli il collo con questa manovra.
Rieccomi qui ragazzi, ero andato in bagno e a bere, avevo un po' di sete, lo sapete, qui facciamo tutto il live e non mi ero portato l'acqua accanto, purtroppo. Torniamo qui comunque a commentare Hiroshi Tanahashi contro Jay White, ragazzi, un match decisamente alla pari tra i due con il titolo International in palio della All Elite Wrestling. Quello scontro è già da parecchio tempo che si sta tenendo più che altro fuori dal ring, ma dovranno entrare dentro prima o poi all'interno del quadrato, dovranno concludere in qualche modo questo incontro. Tanta attenzione, Switchblade fuori dal ring, devastante la Switchblade Jay White su Hiroshi Tanahashi e poi suplex. Tanto siamo a 6, l'arbitro intima i due atleti ad entrare sul ring. Attenzione, Irish Whip lanciato. Ora prendo il controllo di Jay White perché qui non si può finire chiaramente in conteggio fuori. O sbaglio ragazzi? Direi di sì. Gli do un attacco bonus se proprio Jay White vuole. Ole! No, è andata male ragazzi, è andata molto male. È andata molto male. Vai, su questo volo rilascio a Hiroshi Tanahashi e Jay White a vuoto. Forse potevo aspettare un po' di più. Serve Jay White, ne approfitta di questo volo andato a vuoto. Switchblade, prova lo schienamento qui. 1, 2, 3. Jay White sconfigge Hiroshi Tanahashi ed è ancora una volta campione international della AEW. Here is your winner, and still the All-Star International Champion, Jay White! Vittoria per Jay White che sconfigge Hiroshi Tanahashi dalla New Japan Pro Wrestling. Ancora una volta campione international, lo Switchblade, e ancora una volta un altro titolo che rimane saldamente alla vita del campione. Non succede spesso, ragazzi, seguite la mia Universe Mode qui su WWE 2K24, la seguite sia da poco e dalla prima stagione che abbiamo trasmesso l'anno scorso. I pay per view sono forieri di nuovi campioni. In questo caso però Jay White ha sconfitto Hiroshi Tanahashi, signori. Allora andiamo al prossimo incontro, signori. Titolo femminile della New Japan Pro Wrestling in palio. Maika difende dall'assalto di Io Sky della WWE. Una Maika che viene da un lungo regno in Giappone. Infatti sconfisse Sayaka Mitani, che se vi ricordate riportò il titolo in Giappone sconfiggendo Toni Storm a AEW Grand Slam Australia, una Toni Storm che aveva sconfitto tra l'altro proprio Io Sky nella scorsa edizione appunto di Wrestle Dynasty, portando il titolo in America, il titolo IWGP, il titolo femminile della New Japan Pro Wrestling. Poi Sayaka Mitani riportò il titolo in Giappone. Ancora Sayaka Mitani non faceva parte della All Elite Wrestling, fa parte da quest'anno. E oggi abbiamo ancora una volta il titolo in palio femminile, Maika contro Io Sky, ragazzi. International Wrestling Grand Prix Women's Championship. Quindi New Japan Pro Wrestling contro WWE, il signore. Io Sky, che fino all'anno scorso faceva parte della New Japan Pro Wrestling attivamente, poi è stato acquistato dalla WWE questa stagione, all'inizio di questa stagione, proprio. Eccola qui, ragazzi, The Genius of the Sky, Io Sky, signori. Ex campionessa mondiale, appunto, femminile WGP, un titolo che vuole portare in America e quindi riconquistare per la seconda volta. Dall'altra parte una fierissima campionessa come Maika non sarà d'accordo sicuramente con Io Sky. Ecco che entra
la Genius of the Sky. E ecco l'ingresso della campionessa femminile IWGP, il titolo più importante della divisione femminile della New Japan Pro Wrestling. Lei è Maika e eccola qui, grande protagonista qui al Tokyo Dome ben più di una volta. Maika, prima presenza per lei a Wrestling Dynasty, e avanza proprio con nonchalance verso il ring la campionessa femminile IWGP Maika. Grande look il suo, non sembra, ma è carichissima Maika. Conosce molto bene la sua avversaria Io Sky, diciamo una parte fino all'anno scorso, la stagione scorsa, entrambe della New Japan Pro Wrestling. Ora però è lei la campionessa Maika, e con la grafica che ci ricorda appunto questo match è quello per il titolo femminile della New Japan Pro Wrestling IWGP. Come è tradizione nominare questi titoli della New Japan Pro Wrestling, questa sigla. Ecco Io Sky, carica Grand Prix Women's Champion I-King. Tutti per Maika oggi. Sentite qualche ovazione per lei? Beh, considerato che della New Japan Pro Wrestling ha vinto soltanto Yota Tsuji contro Tetsuya Naito nel match New Japan contro WWE, il pubblico ora è tutto assolutamente per Maika, soprattutto la sconfitta di Hiroshi Tanahashi contro Jay White nel match precedente, valido per il titolo international della All Elite Wrestling. Inizia, signori, Io Sky contro Maika. Non ne ribalta qui Maika. Chiaramente, inutile dirlo, una delle migliori wrestler della New Japan Pro Wrestling, Maika. Come Io Sky era una delle migliori wrestler della federazione. Ora il WWE sta trovando un po' ancora la sua strada, ha avuto qualche possibilità di vincere il titolo degli Stati Uniti femminile. WWE non ci è riuscita, vedremo un po' cosa fa. Oggi però è carichissima. Eccola qui Io Sky. Grande inizio per Io Sky. Side slam di Maika, poi la colpisce con una serie di pugni. Ha iniziato bene Io Sky, ma Maika vuole rimettere in carreggiata l'incontro. Attenzione Maika.
Uno, solo uno. Resiste bene. Attenzione Maika. Oh, ancora la ripresa al volo. Che slam. Prova lo schienamento ancora una volta. Che match ragazzi stiamo vedendo qui a Wrestling Dynasty. Come l'edizione dell'anno scorso. Poi fatemi sapere nei commenti quale vi piace di più, quale vi è piaciuta di meno delle due edizioni al momento disponibili di Wrestling Dynasty. Questa è Wrestling Dynasty 2. Attenzione Maika sulla terza corda. Grosse difficoltà per Io Sky. Che diving headbutt ragazzi. 1, 2. C'è ancora Io Sky, ma sta subendo veramente una serie di mosse incredibili. Aveva iniziato molto bene l'atleta della WWE, però Maika sta facendo ora la tigre. Veramente la tigre in questo frangente dell'incontro. Grande tecnica la sua. Testa che va a sbattere contro l'angolo. Attenzione Io Sky non ci sta a subire. Che colpo. Arbitro conta, siamo arrivati a 4. Attenzione Io Sky. Ma Maika ragazzi è veramente agguerrita quest'oggi, la campionessa in carica ai WGP. Attenzione. Fuori dal ring. Rotta Io Sky. Sembra davvero rotta. Infatti siamo a 7. Attenzione Maika. Qui ha sbagliato completamente il tempo. È andato a vuoto con questa ginocchiata dalla terza corda. Evita però questo calcione, questo front kick di Io Sky. E poi attenzione, power slam, devastata Io Sky, prova, potrebbe essere la fine. 1, 2 e Io Sky ancora resiste, ma deve cambiare completamente tutto se vuole avere una speranza di rimettersi in carreggiata, non di vincere, di rimettersi in carreggiata. Ora Maika però non è del mio avviso, vuole concludere l'incontro. Ecco Maika, la prende. Oh, l'ha rotta ragazzi, l'ha rotta. Attenzione, prova. 1, 2, 3. Maika sconfigge Io Sky ed è ancora una volta campionessa IWGP ragazzi. Here is your winner, and still International Wrestling Grand Prix Women's Champion, IK. Che vittoria di Maika contro Io Sky. A un certo punto ha proprio pisciato il piede sull'acceleratore e ha vinto con merito a Maika. Un altro campione, in questo caso una campionessa che mantiene la sua cintura ragazzi. Io penso che per il momento questo è il pay per view proprio da quando abbiamo trasmesso, dal primissimo, che ci sono state più difese di tutti dei campioni ragazzi, perché non me lo ricordo veramente così tanti, ma grandi match che vediamo. Adesso ragazzi, titolo dei pesi massimi del CMLL ragazzi, il titolo massimo della federazione messicana numero 1 al mondo. Eddie Guerrero difende la sua cintura dall'assalto di Kazuchika Okada, il Rainmaker, dalla All Elite Wrestling. Seguendo le tradizioni della lucha libre, questo sarà un 2 out of 3 falls match, ovvero un match al meglio delle due cadute, signori. Un Eddie Guerrero che è campione da parecchio tempo, anche lui proprio come Maika prima abbiamo detto. L'abbiamo visto a Fantastica Mania, che se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare, trovate nella playlist di questa stagione, la 2025-2026.
un evento speciale, non così lungo, che abbiamo fatto però in Messico, CMLL e W Ring of Honor. Is a 2 out of 3 falls match. E Eddie Guerrero And it is for the classic Lucha Libre World Heavyweight Championship. mantenne la cintura dall'assalto di Hiroshi Tanahashi. Ovviamente anche lì un show out of three falls, come è la tradizione messicana. Ma ora andiamo su questo incontro, perché eccolo qui dalla All Elite Wrestling, Kazuchika Okada, ex campione international della All Elite, ex 2 volte campione mondiale della All Elite Wrestling, sempre, quindi palmarès che parla da sé. Un Okada che vuole portare il titolo del CMLL dal Messico agli Stati Uniti d'America, ragazzi, rappresentando la All Elite Wrestling, un uomo che ha lottato tanti match da leggenda qui al Tokyo Dome, dove siamo oggi, un uomo che non può non far parte di un evento a più federazioni che si svolge al Tokyo Dome, non può non farne parte. E eccolo qui, il Rainmaker Kazuchika Okada, ragazzi. Con i soldi, i dollari che cadono dal cielo, lui è Rainmaker, inteso come pioggia di denaro che lui porta. Kazuchika Okada è pronto, è ora il momento dell'ingresso del campione dei pesi massimi del Consejo Mundial de Lucha Libre, Eddie Guerrero, latino It. Eccolo qui, ragazzi, è proprio lui, Eddie Guerrero, la razza latina, qui per uscire ancora una volta con il suo titolo nel Consejo Mundial. Grande occasione per Kazuchika Okada comunque di portare, come ho detto prima, il titolo più importante del Consejo, della federazione messicana numero 1 al mondo in All Elite Wrestling. Al momento, come abbiamo visto, grandi incontri, ma nei match titolati che abbiamo potuto vedere hanno vinto sempre i campioni. Chissà che questo non è il primo titolo che passa di mano stasera a Wrestle Dynasty. Ciò che è certo è che tutti sono per il Latino Hit, per Eddie Guerrero. Ed oggi è pronto, ricordiamo, show out of three falls, un match al meglio delle 2 cadute, come è da tradizione messicana. Tutti per Eddie Guerrero, a quanto pare. E ecco quella grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo dei pesi massimi del CMLL. Introducing the challenger from Tokyo, Japan, weighing in at 232 pounds, OKR! Carico Kazuchika Okada, il Rainmaker. And his opponent from El Paso, Texas, weighing in at 228 pounds, the classic Lucha Libre World Heavyweight Champion, Eddie Guerrero! E ecco Eddie Guerrero che alza la cintura dei pesi massimi mondiale del CMLL. Guarda la cintura, chissà se per l'ultima volta, oppure no, la passa all'arbitro. Occhio anche per Kazuchika Okada, uno che sa cosa vuol dire, come ho detto anche prima, vincere i titoli mondiali, essendo lui 2 volte campione mondiale della All Elite Wrestling nella nostra Reverse Mode, è anche campione mondiale chiaramente della New Japan Pro Wrestling. E quindi vedremo come andrà questo incontro. Siamo pronti, ragazzi. Kazuchika Okada contro Eddie Guerrero, titolo mondiale dei pesi massimi del CMLL. 2 out of 3 falls. Inizia subito bene Eddie Guerrero su Rainmaker. Potrebbe essere il primo titolo che passa di mano qui a Wrestle Dynasty. Un pay-per-view al momento assolutamente a favore dei campioni, infatti
al momento ogni titolo che è stato messo in palio è rimasto saldamente alla vita del detentore, niente da fare per i vari sfidanti. Va Eddie, il Latino Hit, grandissimo questo colpo, prova lo schienamento, il primo schienamento, niente da fare, 0-0 ovviamente tra Eddie Guerrero e Kazuchika Okada. Iniziato ora questo show top 3 falls, come vuole la tradizione messicana, titoli messi in palio in questo speciale stipulazione al meglio delle due cadute. Attenzione Okada. Schianta Eddie Guerrero al suolo, lo colpisce. Ancora Okada con questi drop kick bassi. Rotola fuori dal ring Eddie, attenzione a Okada sulla terza corda. Oh, crossbody. Fantastica esecuzione del nipponico. Una cosa che ho potuto dire poche volte del nipponico, perché la maggior parte degli incontri erano tra wrestler giapponesi, giustamente al Tokyo Dome. E giustamente la New Japan Pro Wrestling, quando facciamo Wrestler Dynasty, è in primissima fila, anche se questo Wrestler Dynasty è stato molto più misto del primo. C'è stata più partecipazione delle federazioni tipo la Ring of Honor, il CMLL appunto. Se ne ribalta ancora dopo questa pile driver devastante, però Eddie Guerrero resiste nonostante lo stun. Ora io prendo il controllo ragazzi, scusate perché questo match non può finire per conteggio fuori e li conosco i miei polli, fidatevi, ho esperienza ormai per ciò che riguarda ora ridiamo il controllo a Kazuchika Okada e Eddie Guerrero. Attenzione, Rainmaker a segno di Okada, la mossa finale. 1, 2, Eddie dice no, ma la Rainmaker è andata a segno. Sentono ora, ottimo momento di Kazuchika Okada, del wrestler della All Elite Wrestling. Sta sulla terza corda, al nipponico e splashone ragazzi. Che difficoltà per il campione dei pesi massimi del CMLL Eddie Guerrero. Per il sweep, backdrop, e ora Eddie ribalta. Colpisce Kazuchika Okada, infuriato Eddie Guerrero per tutte le botte che ha preso. Colpisce la razza, il Latino Hit. Attenzione, prova il paso lock, una delle mosse finali di sottomissione di Eddie, ma Kazuchika Okada ribalta, tuttavia dolore grosso alla schiena. Attenzione, Tres Amigos, i tipici 3 suplex di Eddie Guerrero. A segno, prova lo schienamento dopo un triplo suplex. 1, 2, Okada ancora 0-0 tra i due contendenti. Ricordiamo, match al meglio delle due cadute, vale per il titolo dei pesi massimi insieme a lei, il backbreaker. Attenzione, forse vuol provare un altro il paso lock e eccola qui, Okada in pericolo ragazzi. No, ribalta ancora una volta Okada, mamma mia, drop kick. Che momento di Latino Hit di Eddie Guerrero. Ancora il paso lock, no, ribalta Okada che ora si carica. Attenzione, Rainmaker, è la seconda che Eddie subisce. 1, 2, 3. Kazuchika Okada al primo punto, gli manca uno schienamento. Attenzione, ancora una Rainmaker, la seconda di fila, potrebbe essere la fine. Un 1-2 da KO pucilistico.
3. Kazuchika Okada è il nuovo campione dei pesi massimi del CMLL, sconfitto Eddie Guerrero 2-0. Here is your winner. Incredibile. New Classic Lucha Libre World Heavyweight Champion Okada. Che vittoria del Rainmaker, che si porta in America, si porta nell'Elite Wrestling il titolo dei pesi massimi del CMLL, sconfitto Eddie Guerrero, finisce il suo regno proprio qui al Tokyo Dome ed è anche il primo titolo che passa di mano in questa rassegna, ragazzi. Doveva capitare prima o poi, chissà, non era detto. Tuttavia Kazuchika Okada, devastante, 1-2 micidiale di Rainmaker e Eddie Guerrero non ha potuto nulla. È caduto alla prima, è caduto alla seconda. E ora abbiamo un nuovo campione mondiale in AEW, soltanto che è quello del CMLL, Kazuchika Okada. Ma banda alle ciance, triple threat match valido per il titolo mondiale femminile WWE, ragazzi. Rhea Ripley contro Kairi Sane contro Asuka, proprio la mami Rhea Ripley che difende la cintura in questa rivalità che è continuata nelle puntate di Monday Night Raw fino ad arrivare qui. Questo è l'altro match insieme a Giulia Sayakamitani, in cui avremo tutti i wrestler della stessa federazione, in questo caso della WWE. Un match a 3 che per la Mami sarà molto difficile vincere, ma una come lei, lo sappiamo, tutto quello che vale. Ecco che entra la Pirate Princess Kairi Sane. And it is for the WWE Women's Championship. Introducing the challenger from Yamaguchi, Japan, Kairi Sane. Una Kairi Sane che vuole vincere la cintura proprio come Asuka. Lei e Asuka facevano parte delle Kabuki Warriors insieme, hanno vinto i titoli di coppia. Poi Asuka ha vinto il titolo degli Stati Uniti, che poi gliel'ha strappato Kairi Sane quando le due non sono più andate d'accordo. Asuka ha vinto anche il titolo mondiale, una cosa che Kairi Sane manca e che Kairi Sane vuole a tutti i costi. Ha già avuto un'occasione in un 1-1 contro Rhea Ripley, un fantastico steel cage match a Fastlane, che è l'ultimo evento WWE che abbiamo trasmesso, e la vittoria di Rhea Ripley che ha mantenuto la cintura. Tuttavia, altra occasione per lei proprio qui al Tokyo Dome, che conosce molto bene insieme a Asuka. Tra l'altro sia Asuka che Kairi Sane hanno fatto parte della prima edizione di Wrestle Dynasty in match diversi. Tuttavia Kairi Sane ha finito il suo ingresso ed ora è il momento della Empress of Tomorrow, l'imperatrice del domani, Asuka. Eccola qui, ragazzi, proprio lei che vuole rimettere le mani ancora una volta sul titolo mondiale WWE. Un titolo che perse contro Bianca Belair questa stagione, per l'appunto. Poi il titolo è passato a Rhea Ripley e ora Asuka vuole chiudere il cerchio riprendendosi la cintura. Certo, dovrà affrontare la sua ex migliore amica Kairi Sane, con la quale ha perso ben più di una volta, e non solo il titolo degli Stati Uniti a WrestleMania, che era un match a 3 che comprendeva anche del man Becky Lynch quando ancora faceva parte della WWE e non era ancora stata draftata, ok, in AEW. Ma soprattutto dovrà affrontare la 3 volte campionessa femminile WWE, un assoluto record per ciò che riguarda i titoli mondiali, sia maschile che femminile, nella mia Universe Mod. Rhea Ripley. Una Rhea Ripley, una Mami Rhea Ripley, Mami always on top, che entra ora, This is my brutality. Come recita la sua catchphrase. Ed eccola qui la campionessa mondiale WWE, l'australiana Rhea Ripley. Signori, eccola qua. Mostra la cintura Rhea Ripley. Representing the Judgment Day from Adelaide, Australia, the WWE Women's Champion, Rhea Ripley.
accolta in maniera fantastica qui al Tokyo Dome oggi Rhea Ripley. Rhea Ripley che nell'edizione scorsa, questo l'avevo già detto a inizio per più, aveva sconfitto Giulia in un WWE contro IW match, ovviamente tipico già questa natura interbrand di Wrestle Dynasty, e ora avanza con la fierezza che la contraddistingue la mami Rhea Ripley, una Rhea Ripley che vuole avere la meglio sia di Kairi Sane sia di Asuka, dando una sconfitta a entrambe a casa loro e uscendo dall'evento con il titolo alla vita. Un unico titolo che è stato cambiato per il momento nel corso della serata. Kazuchika Okada che ha sconfitto Eddie Guerrero ed è diventato il nuovo campione dei pesi massimi del CMLL, ma tutti gli altri campioni hanno mantenuto la cintura. Vedremo se sarà anche il caso della mami di Rhea Ripley, che è carichissima e pronta. E ecco la grafica titolo mondiale WWE in palio, ragazzi. Rhea Ripley difende dall'assalto di Asuka e di Kairi Sane. Tante cinture vinte nella Sony Universe Mode da questi tre elementi, e non solo per il record, come parlavo prima di Rhea Ripley, unica ad aver vinto 3 volte il titolo mondiale femminile. In realtà nessun uomo ha mai vinto 3 volte il titolo, quindi è proprio un record assoluto per ciò che riguarda i titoli mondiali. Iniziamo, signori, 3-way match, nessuna eliminazione, nessuna squalifica, vince il primo che mette a segno, conteggio decisivo. Iniziano subito le due nipponiche a colpire Rhea Ripley, ma poi si colpiscono ovviamente a vicenda. Qui sono ormai ex amiche Kairi Sane e Asuka. In ogni caso, comunque, con il titolo in palio non si guarda le amicizie. Oh, Kairi Sane travolge tutte e due, inizia subito con un certo ritmo questo match a 3. Ankle lock di Asuka su Rhea Ripley e Kairi Sane interviene al momento giusto, tanto per far subire un po' di presa a Rhea Ripley, che difficilmente avrebbe ceduto a inizio match. Si vanta, attenzione Kairi Sane, e che volo, Rhea Ripley però evita tranquillamente. Attenzione Asuka, prende un oggetto, una mazza da baseball, ma Rhea Ripley la disarma e poi la schianta con la sua potenza. Anche Kairi prende l'oggetto e lo lancia in faccia piena a Rhea Ripley, che si stava vantando sul colpo di Asuka, mettiamola così. 3 schianti susseguirsi. È iniziato molto bene questo incontro. Attenzione, una doppia mossa combinata su Kairi Sane, ma Kairi Sane fa sbattere le teste di entrambe le sue avversarie come fossero 2 noci di cocco. Back club di Rhea Ripley, poi arriva Asuka. Che proiezione all'indietro. E poi ottimo Asuka, l'arbitro perde tempo però qui, infatti neanche uno. Ottimo Asuka che ha approfittato della mossa di Rhea Ripley, poi aveva chiuso via una spear, come si è lanciata Kairi, ma c'era Rhea Ripley prontissima, crossbody. Attenzione, inverted electric chair, una delle mosse più devastanti di Rhea Ripley. Kairi Sane se l'è presa tutta, ma ecco Asuka. Si vanta Rhea Ripley
Dici, non mi hai fatto niente, cara Asuka, e ora vengo a suonartele, cara Empress of Tomorrow. Attenzione Asuka però. La stende. Prova lo schienamento. 1, 2. E dice no, Rhea. Eccola Kairi Sane. Attenzione, prova a sottomettere Asuka. Ma Asuka si libera. Attenzione Rhea Ripley. La Riptide. La mossa finale su Kairi Sane. Ma Asuka era prontissima a intervenire col tentativo di schienamento di Rhea Ripley. Certo che Riptide si è preso Kairi Sane. Il braccio. Poi il drop kick su Kairi Sane. Scatenata Asuka. Prende un oggetto, ma Rhea Ripley è più veloce, ci ha messo troppo tempo davvero Asuka. Ribalta qui. Kairi intanto aspetta, prendendo un po' di fiato contro contro la balconata, contro le transenne. Ribalta qui Rhea Ripley. Poi va a prendere Kairi Sane, che è stata tutto il tempo a riposarsi, ma qui non ha visto Rhea Ripley, ha calcolato male la situazione. Cold breaker di Asuka. Attenzione, Kairi impietosisce la ex amica e poi la colpisce a tradimento. Un errore che non farà 2 volte Asuka. Attenzione Kairi. DDT su Rhea Ripley. Prova lo schienamento. 1, 2. Niente da fare. Ecco che è tornata Asuka per punire Kairi Sane. E la lancia, tirandola per i capelli. Poi chi sarà la nuova campionessa mondiale WWE? Rhea Ripley, Kairi Sane o Asuka? Lo scopriremo. Attenzione, l'inverted electric chair, ne ha approfittato e la esegue anche su Asuka. Già eseguita su Kairi Sane. Attenzione Kairi. Ancora colpisce duro Rhea Ripley. Poi va da Asuka, ma Asuka si è ripresa. DDT su Asuka. Prova lo schienamento, niente da fare. Attenzione Rhea, la schianta. Attenzione, la Riptide su Asuka nel momento buono, con Kairi Sane fuori dai giochi. Potrebbe essere la fine, attenzione qui. 1, 2. Dice no Asuka. Tornata Kairi. Attenzione trascina. Ma c'è Asuka dietro. La prende però Kairi. Che mossa. E poi arriva Rhea Ripley. Prova lo schienamento su Kairi Sane. Attenzione qui. 1, 2. Rhea Ripley pensava di vincere, dice l'arbitro di contare più veloce. Ribalta Kairi. Crossbody a vuoto, anche il big boot, ma Rhea Ripley in vantaggio. Irish whip all'angolo, colpita da Asuka alle spalle con la kendo stick ancora una volta. Gli ha spaccato la kendo stick addosso, ragazzi. Mamma mia. E ora va, attenzione il bulldog su Kairi Sane. A segno. Attenzione Kairi. Culla improvvisa. 1, 2. Si libera Asuka. Era arrivata comunque Rhea Ripley. Crossline all'angolo. Ottimo momento per Asuka. Attenzione Kairi, si è ripresa. Serie di calcioni.
spinning wheel kick, Kairi KO, ma attenzione a Ripley, prova Rhea Ripley sconfigge Asuka e Kairi Sane ed è ancora una volta campionessa mondiale Here is your WWE. winner, and still the WWE Women's Champion, Rhea Ripley! Conferma per Rhea Ripley che ha avuto la meglio sia di Kairi Sane sia di Asuka. Ancora una volta lei è la campionessa mondiale WWE. Gli porta bene il Tokyo Dome, già 2 vittorie su 2 edizioni di Wrestle Dynasty per lei. Mami, always on top. E ragazzi, manca solo una cosa, signori, il main event di questa edizione di Wrestle Dynasty, signori. Winner takes all, titolo dei pesi massimi IWGP in palio, il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, e titolo mondiale della All Elite Wrestling in palio, quindi 2 titoli mondiali, un main event che profuma di epicità, stipulazione, Ironman match da 20 minuti. Concludiamo proprio con il botto. Non credo che si poteva concludere di meglio questo grande evento che secondo me è stato Wrestle Dynasty, e quindi Jon Moxley contro The Great Muta, Keiji Muto. Il main event di Wrestle Dynasty 2. L'anno scorso The following champion vs. champion contest is an Iron Man match, and it is for the All-Star World and International Grand Prix World Heavyweight Championships. e quindi winner take all, come ho detto prima. Che stavo dicendo? Stavo dicendo l'anno scorso il main event della prima edizione di Wrestle Dynasty è stato sempre valido per il titolo mondiale pesi massimi, con Zack Sabre Jr. che difendeva il titolo dall'assalto di Kota Ibushi, mentre quest'anno, ragazzi, entrambi i titoli mondiali in palio, signori. C'è Jon Moxley, eccolo qui che entra il campione mondiale della All Elite Wrestling, contro The Great Muta, Keiji Muto, il campione dei pesi massimi IWGP. Profuma di epicità questo incontro. Ci ho pensato un po' se mettere questo main event o meno, ma vedremo un po' quale dei 2 titoli mondiali prenderà, diciamo, la destinazione opposta al luogo d'origine. Eccolo qui Moxley, leader dei Death Raiders. Jon Moxley che per vincere questa cintura ha dovuto vincere l'Elimination Chamber di AEW All Out, il campione era Bryan Danielson. Carico Moxley, e ora è il momento del campione dei pesi massimi IWGP, il campione più importante della New Japan Pro Wrestling. E eccolo qui, The Great Muta, Keiji Muto, il campione da oltre un anno della New Japan Pro Wrestling. Avanza con il suo stile The Great Muta. Titolo IWGP che, se vi ricordate, abbiamo già visto ben più di una volta nella nostra Universe Mode. A parte a Wrestle Dynasty, la prima edizione, Bryan Danielson riuscì a portare il titolo dei pesi massimi in All Elite Wrestling, un titolo che passò di mano e venne vinto da Adam Copeland,
per poi tornare ancora una volta in New Japan quando Zack Sabre Jr. riuscì a diventare nuovamente campione e riportare il titolo terra nipponica. E ecco le grafiche che ci ricordano che questo match è valido per i 2 titoli mondiali della New Japan Pro Wrestling e della All Elite Wrestling. Introducing first, from Cincinnati, Ohio, weighing in at 225 pounds, the All-Star World Champion, John Cox Lee! And his opponent, Iron Man match, ragazzi. Tokyo, Japan, weighing in at 231 pounds, the International Grand Prix World Heavyweight Champion, the Great Muta! E ecco i 2 titoli mondiali della AEW e della New Japan Pro Wrestling che vengono alzati al cielo entrambi. Iron Man match, 20 minuti di scontro, chi porterà il segno più schienamento e più sottomissioni al termine del match sarà incoronato doppio campione mondiale, signori. E allora iniziamo questo main event di Wrestle Dynasty 2, Jon Moxley contro The Great Muta, Keiji Muto. Iniziato molto bene The Great Muta col suo stile strong style contro brawling. Tanto vediamo in alto il tempo che scorre. Mamma mia, ragazzi, che condizione del campione IWGP The Great Muta. Ma ora Jon Moxley lo prende e lo schianta. Ha l'aria di essere uno dei più grandi main event che abbiamo mai proposto nella nostra Universe Mode, quindi vedremo un po' come andrà a finire. Ricordiamo, non c'è squalifiche, però per conteggio fuori ovviamente è un punto, ragazzi. Attacca ora Jon Moxley. Lanciato sul ring ora. Prende un oggetto tipico, il suo stile, il suo amore per gli oggetti hardcore, Jon Moxley, ma ora è stato disarmato da Great Muta. Colpisce Moxley, prova lo schienamento, sarebbe il primo, niente da fare. Il count out lo permetterò in questo match perché sarà ancora più imprevedibile. Tanto Great Muta, attenzione. Allora, ai punti forse Great Muta è in vantaggio per il momento, perché Jon Moxley ha sparato ora probabilmente una Kinshasa di Muta. Attenzione, la Death Rider a segno la mossa finale di Moxley. 1, 2, niente da fare. Prende ora l'oggetto Jon Moxley e colpisce Great Muta. Bellissimo il leader dei Death Riders, Jon Moxley, di cui fanno parte anche Pac e Claudio Castagnoli. Scambio di pugni tra i due. L'orgoglio dei due campioni mondiali di AEW e di New Japan Pro Wrestling.
sanguina Moxley, colpisce duro Muta, nessuno dei due vuole dare all'altro la soddisfazione di cedere. E vince alla fine la scazzettata The Great Muta. Prende ora un oggetto anche Muta a questo punto, gliela vuole far pagare a Moxley e gli lancia addosso il cartellone stradale. Prova lo schieramento, Moxley dice no, sanguina Jon Moxley. Serie di calcioni tipici marzialisti di The Great Muta, e conclude con il Michinoku Driver, ma evita Moxley e colpisce. Si carica Jon, serie di calcioni. Che main event, ragazzi, che ci stiamo godendo qui al Tokyo Dome, main event di Wrestle Dream. Oh, scusate, di Wrestle Dynasty. Wrestle Dream è l'evento dell'IW. Wrestle Dynasty 2, Spinebuster intanto Jon Moxley, prova lo schieramento, niente da fare, si dispera Moxley, va a colpire una serie di calcioni, si sta quasi disintegrando, intanto la pittura facciale di Great Muta. Attenzione, la Death Driver seconda che si becca Great Muta. 1, 2, resiste Great Muta, ancora 0-0 tra Jon Moxley e Great Muta in questo Iron Man match con tutti e due i titoli mondiali in palio di AEW e di New Japan Pro Wrestling. Gli lancia addosso il cartellone, ancora Muta, dice no ragazzi, l'orgoglio dei due campioni mondiali, ragazzi, che meccione. E abbiamo ancora un sacco di tempo, 13 minuti che rimangano, ancora 0-0 tra Jon Moxley e The Great Muta Keishimoto. Attenzione qui, Tiger Bomb, rotola fuori dal ring per prendere un po' di fiato, ma si lancia addosso con questo suicide dive Great Muta. Belly to belly suplex fuori dal ring, devastante, dove fa più male signori, dove l'impatto è più tosto. Attenzione, ricordiamo il conteggio fuori, può essere uno dei Keishimoto. Si rialza Moxley comunque. I due si scambiano, lo colpisce però alla base del collo, che botta che si è preso Moxley. 1, 2, niente da fare, Moxley resiste a questo colpo. Attenzione Moxley, come viene colpito dal Great Muta. Attenzione Muta, prova la sottomissione tipica finale del suo repertorio, eccolo qui che l'ha presa, Moxley in pericolo ora, e cede Moxley. Il primo punto va a The Great Muta al minuto 12 signori. Ora prova un'altra mossa, no, torna Moxley che ha ceduto ragazzi alla mossa finale di The Great Muta. Attenzione, vuol farlo cedere a sua volta, ma Great Muta cede Great Muta. 1-1 tra Jon Moxley e The Great Muta. Pareggio, siamo tornati in pareggio.
serie di ginocchiate ora di Jon Moxley. Prova lo schienamento. 1, 2, no. Attenzione, evita qui Muta. Lo prende Irish Whip. Spinning kick. E ora attenzione Muta, prende un getto. Candlestick. Ma Moxley lo disarma. Oh, evita il calcione. Attenzione Moxley. Lo abbatte. Prende l'oggetto Moxley e lancia testa. Ricordiamo Moxley già un po' che sanguina dalla fronte. Ferita aperta. Irish Whip ribaltato da The Great Muta e lo butta a terra con questa spallata. E si arma di candlestick, va a prendere il campione mondiale AEW. No, lo prende ancora. Exploder suplex. Sanguina ora il Great Muta. Questa serie di candlestick. Siamo a 6, intanto l'arbitro intima i due atleti ad entrare sul ring. Gli spezza la candlestick in faccia, ragazzi. 8. Attenzione che Moxley potrebbe andare vicino al 2-1. Siamo a 9. Difficilmente Great Muta può rialzarsi ora. E 10. 2-1 per Moxley. Uno schienamento, una sottomissione e un conteggio fuori. In vantaggio per ora Moxley. Gli ha sputato il mist. Gli ha sputato il mist in faccia all'improvviso. 1, 2 e Moxley resiste. 9 minuti alla fine, ma gli ha sputato un mist in faccia, quella sostanza strana che a volte spruzzano gli atleti dei Punisher. In realtà la minor parte, mettiamola così, ma attenzione Muta. Sulla terza corda, un po' indeciso in realtà sul farsi, vola! Come l'ha preso, ragazzi. Qui l'ha proprio distrutto. Prende ora il cartellone, lo lancia, non lo colpisce in realtà. Allora sale ancora sulla terza corda, la vuol chiudere. Attenzione qui, moonsault, meravigliosa esecuzione. 1, 2, Moxley! Ancora resiste Jon Moxley, si rimane 2-1. Lancia addosso, stavolta lo colpisce. Attenzione, Muta vuole andare sul pareggio. Ecco Muta, ribalta Moxley, ribalta il tentativo di Kinshasa. No, evita. Oh, attenzione qui, e lo colpisce con la Kinshasa questa volta. 1, 2, 3, 2-2 ragazzi, pareggio tra Jon Moxley e Great Muta. Attenzione Moxley, l'ha preso ancora con il mist, ma questa volta era di spalle e quindi non è andata bene e viene colpito dalla Death Driver. 1, 2 e 3. Moxley torna avanti. È stato un errore di tempismo davvero di Great Muta, perché si aspettava un po', lo colpiva ancora. Attenzione lo stomp a segno in onore di Seth Rollins. Lo colpisce. Attenzione Moxley, vuole provare un'altra Death Driver, vuole andare sul 4-2. Lo prende. Sul cartellone ragazzi. 1, 2 e 3. 4-2 per Moxley. A 6 minuti dalla fine si fa durissima per Great Muta. Va a vuoto qui Moxley però. Attenzione, Kinshasa alla base del collo. 1, 2 e 3.
Incredibile, 4-3 ragazzi. Che spettacolo questo main event con entrambi i titoli mondiali in palio, sia AEW che della New Japan, tra Jon Moxley e The Great Muta. 4-3. Schienamento stranissimo prima che ha fatto Muta, ma efficace. Rotola fuori dal ring Moxley, leader The Death Raiders, il campione mondiale dell'Elite Wrestling, sanguina sul ring, sia sul ring che fuori. Ormai Moxley sanguinando da tantissimo, si carica John, ma si becca in piena testa il cartellone. Attenzione, Muta sulla terza corda, ma Jon Moxley e lo colpisce. Pensavo che lo stava per far cadere e invece è stato velocissimo Muta. Ragazzi, questo Iron Man match da 20 minuti, stiamo arrivando alla fine, gli ultimi 5 minuti, Jon Moxley in vantaggio su The Great Muta. Attenzione, una Boston Crab, vuol far cedere Muta, cerca di resistere Muta e infatti riesce in qualche modo a spezzare e liberarsi da questa presa. Moxley lo colpisce, back suplex, entrambi stanno sanguinando copiosamente, sia Muta sia Moxley. Attenzione, guardate come lo prende Moxley, brutale come sempre, bloccandogli anche la gamba per non farlo rialzare. Arbitro inizia il conteggio, si rialza Muta. Entrambe due maschere di sangue, come l'ha battuto ragazzi, come l'ha battuto The Great Muta, il campione dei pesi massimi IWGP, ma anche Moxley con questo slime. Se ne prova con lo schienamento, 1, 2 e 3, 5-3, Great Muta non ce la fa più, anche Moxley, ma Jon Moxley è in vantaggio signori, a 4 minuti dalla fine, 5-3. Ora Moxley può andare sul 6-3 con una Death Driver. No, gli dice no Muta. Perde un getto Muta. Lo Sledgehammer, il martello da fabbro e massacra Moxley. Tanto cara a The Game, a Triple H. Muta lo abbatte, Michinoku Driver. Attenzione, prova ad andare sul 4-5 Great Muta, 3 minuti dalla fine, ma perde tempo. Eccolo, assegno, distrutto anche Muta e poi ancora, che combinazione pazzesca. Moxley però riesce a rotolare fuori dal ring tra la disperazione di Muta che voleva fare lo schienamento. Mancano meno di 3 minuti alla fine signori. Usa la sedia Moxley, continua a massacrare Muta, ora rientra sui ring, attenzione, che finale pazzesco, attenzione a Muta, Michinoku Driver, ancora, prova lo schienamento, attenzione, 1, 2 e 3, 4-3, 4-5 scusatemi, 4-5, attenzione Muta, ancora Kinshasa, potrebbe essere il pareggio, 1, 2, 3, pareggio, 5-5, spettacolare questo Iron Man match ragazzi, che emozioni pazzesche tra The Great Muta e Jon Moxley. E ora attenzione a Muta, vuol provare la presa sottomissione ma evita tutto Moxley. 1 minuto e 40 alla fine del match ragazzi.
attenzione Moxley, oh che bomba gli ha dato, e ora prepara una death driver, il ring è chiazzato di sangue raga, non so se lo vedete, attenzione sul cartellone pubblicitario, devastante, devastante, 1, 2 e 3, Moxley 6-5, a quasi un minuto dalla fine, vicinissimo a diventare, oltre che rimanere campione mondiale della All Elite Wrestling, anche a diventare campione dei pesi massimi IWGP. Gli lancia il cartellone addosso, attenzione, no, lo scalcia via Muta, allora Moxley si prende secondi preziosi, fuori dal ring, Muta però ne approfitta per prendere un getto e lo colpisce in piena testa, 30 secondi alla fine ragazzi, continua a colpirlo, si rialza Moxley, lo stand con la clothesline, 15 secondi alla fine signori, 15 secondi alla fine, Muta, attenzione, belli to belli, potrebbe finire in pareggio signori, attenzione, finisce il tempo e Moxley sconfigge The Great Muta al termine di un main event incredibile di Wrestling Dynasty e diventa campione mondiale della New Japan Pro Wrestling, oltre che mantenere il titolo mondiale W, un main event pazzesco. Come è finito questo Wrestling Dynasty, che main event, che Iron Man match, 20 minuti pazzeschi, boh, non so, io dico uno dei migliori match che ho visto quando abbiamo trasmesso la nostra Universe Mode, ne abbiamo visti tanti belli, ma questo incredibile. E allora Jon Moxley è doppio campione mondiale, rimane campione in carica dell'All Elite Wrestling, diventa campione dei pesi massimi IWGP. Raga, noi abbiamo portato tutto Wrestling Dynasty, io spero veramente tanto che vi è piaciuto. Se vi piacciono i miei contenuti mettete un bel like e iscrivetevi al canale, fatemi sapere nei commenti che cosa ne avete pensato di questo pay per view. Io mi sono divertito tantissimo, ci vediamo al prossimo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24 e ragazzi noi ci vediamo alla prossima.